Kevin De Bruyne formato maxi oggi, ragazzi miei, signori cari, dopo 23 minuti, un assist e due gol per il Berga che si prende la copertina che ovviamente se la prende tutta la squadra che parte con un'aggressione, parte a mille dopo 4 minuti, già un gol e due occasioni importanti e ribadisco dopo un quarto di gara 3-0 e tu dici si va verso la goleada, poi ti ricordi che è un amichevole e sai benissimo che in queste amichevole ad agosto vedi una squadra, soprattutto quelle di Conte, no? Che sono già in debito d'ossigeno. Io non lo so quanto stia caricando, quanto abbia caricato, ma è chiaro che la squadra perde brillantezza durante la gara ed è una cosa ad agosto ovviamente normale. Continua a prendere qualche gol di troppo il Napoli, ecco, continua a prendere qualche gol di troppo, questo assolutamente sì, non è appunto da Napoli di Conte, però se c'è un aspetto in cui la squadra del Leccese, chiamiamolo così, sempre, per non dire sempre Conte, se c'è una parte che può poi settare, mettersi a puntino è appunto la fase difensiva, su questo non ho proprio dubbi, onestamente. Parliamone di questa partita qua, parliamone di questo Napoli-Girona e commentiamola come sempre, ovviamente. Signori miei, come al solito, prima di partire, spolliciate per soddisfare, abbuffare le richieste dell'amico algoritmo. Se volete seguite i prossimi contenuti iscrivendovi al canale, attivando anche la campanellina. Vi ringrazio per i numerosi segui anche su Instagram, TikTok, dove siamo quasi a 130.000, Facebook, siamo veramente in tanti. Questo è grazie assolutamente al vostro continuo apporto. Grazie di cuore. A proposito dei prossimi contenuti, come vi dicevo, e non vi rompo più le scatole, domani non riuscirò a coprire nessuna partita, credo, quindi tra l'altro giocherà di nuovo il Napoli, ma anche la Juve, se non sbaglio, anche, no, se non sbaglio, anche il Milan, domani non riesco, si va un pochettino a staccare la spina. Però forse in nottato e mattinata lo programma, non lo so, vorrei parlare del Milan che ha fatto jackpot, cioè ha venduto 40 milioni, cioè una roba che mi ha lasciato un attimino perplesso e credo di parlarne, credo. Ad ogni modo, signori miei, Napoli-Girona. Lo vedi sì, Napoli, stiamo parlando. Lo vedi il Napoli che nelle battute iniziali ha voluto mostrare, no, nel momento di aggressione, nel momento di brillantezza, nella fase iniziale appunto, ha voluto mettere in mostra anche i denti, se vogliamo, perché sopraggiunto un po' di critiche in questo precampionato. Ed è una cosa che ogni volta. Ma o si vince o si prende. Il fatto che ci siano critiche nel precampionato è una roba che mi manda ai pazzi completamente. Perché veramente lo vedi che la squadra non gira, ma per forza di cose, poi a secondo del piano atletico seguito, della preparazione e tutto il resto. E quindi il fatto che ci siano dubbi, perplessità, in una maniera è una roba incredibile. Forse proprio per questo motivo è stata feroce, no, la fase iniziale del Napoli che, ribadisco, nei primi 20 minuti ha fatto vedere quello che è capace di fare. Cioè le armi a propria disposizione, a disposizione l'ha messa in mostra senza poi McTominay che ha avuto una piccola parte nella seconda fase della gara, fase finale direi, però abbiamo visto, no, come si muove Lukaku, come aggredisce Anghissà, quello che è capace di fare De Bruyne. Abbiamo visto tutto l'arsenale, o comunque in parte perlomeno, e Napoli ha fatto del girone un sol boccone. Ribadisco, mi è piaciuto Lukaku oggi per come si è mosso, per come ha faticato, per quello che ha fatto vedere. E ripeto, il Napoli poi con De Bruyne che è capace di metterti la palla in testa, è capace di trovarsi al punto giusto, di aggredire, di chiuderla o di destra o di sinistra. Stiamo parlando di una squadra che, ribadisco ancora una volta, non è assolutamente a puntino, anzi durante la gara perde brillantezza. Ha fatto nella stessa partita, ne abbiamo visto due
proprio due filosofie opposte nella seconda parte. Ribadisco, pallino al Girona e fase difensiva. Ehm, Deve, come ho detto prima, limare qualche erroruccio nella fase difensiva, anche perché è un altro gol preso da calcio piazzato, ma messa proprio male la difesa, perché è vero che Olivero se lo perde, ma ce n'erano due o tre liberi su quella palla buttata in mezzo. Secondo me lì Miret ha potuto fare ben poco e anzi ha provato a smanacciare. Sul secondo gol tutta la fase difensiva, lo ribadisco ancora una volta, un po' assopita, troppo facile per il giocatore servito in aria a tirare con tutta la libertà del caso. Ribadisco, non credo sia contento di questo Antonio Conte, ma ci lavorerà tantissimo. Forse poi anche lì Meret, forse, dico, poteva fare qualcosa in più, forse, non l'ho vista proprio benissimo, anche perché ti fanno vedere, poi te la fanno vedere raramente replay e cose varie. Poi l'attenzione un po' è quella che è, devo dire la verità, in queste amichevoli. E chiedo scusa di questo, onestamente. E cosa volevo dire? Sì, poi anche nella ripresa, alla fine due trazioni ha fatto il Girona, però in quelle due trazioni poteva addirittura pareggiare la partita con quel tiraggiro. E ancora una volta fase difensiva che può lavorare meglio. Oggi, almeno inizialmente, abbiamo visto la coppia Rachmani-Juan Jesus, Oliveira, Di Lorenzo, praticamente la difesa dello scorso anno, ma ribadisco, manca brillantezza ed è normale. Lo stesso Lucca quando è entrato si è buttato in aria, poteva fare il 4-2. Secondo me le gambe ancora non vanno come devono. E secondo me continuerà a spingere forte Conte, ancora approfitterà di tutto agosto per mettere benzina. Ecco, il Napoli oggi sta mettendo benzina sostanzialmente, e lo sta facendo un po' in tutti i suoi uomini, proprio perché secondo me vuole un calcio sia aggressivo, come abbiamo visto nei primi 20 minuti, e poi in tante altre situazioni deve essere capace di soffrire. Vedremo questo Napoli, secondo me lo vedremo per tutta la stagione. Parlo dal punto di vista, ribadisco, tattico. Poi mi aspetto però un Napoli più preciso, un Napoli ancora più, più potente quando si tratta di affondare, e è un Napoli sicuramente più attento invece nella fase di non possesso. Si lavorerà a questo, lo sta già facendo Antonio Conte, e niente, vediamo un po' dove si va a parare. Comunque, eh, vedevo oggi una squadra che, per esempio, parte con Lobotka, anche se hai De Bruyne e poi metti McTominay. C'è tanta varietà. Oggi abbiamo visto Neres e Politano, possiamo vedere Noah Lang, ribadisco Lukaku che è finito stremato anche lui questa gara. Eh, ce n'è di materiale, ecco, ce n'è. Adesso vedremo anche il nuovo acquisto, il nuovo terzino sinistro. Si lavora, ecco, sostanzialmente si lavora anche tanto, e vedremo. Signori miei, niente, questo è. Fatemi sapere a questo punto come l'avete vista voi, cosa ne pensate e tutto il resto. Per il momento io vi abbraccio forte, forte, forte. Non credo di aver dimenticato null'altro di importante. No, penso di no. Un grande abbraccio da Neschi.